Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, bentornati alle più grandi previsioni energetiche sin dalla notte dei tempi, il nostro lui-lei. Allora, oggi voglio fare un lui-lei un po' diverso e voglio vedere, siccome abbiamo fatto tutti i segni zodiacali, tutto il grande lavoro anche del cielo di novembre, ecco, riagganciandomi al cielo di novembre 2024, per chi non l'avesse visto invito a guardare il cielo di novembre, dove parlo sia dei pianeti veloci che dei pianeti lenti. Allora, alla luce di quello che è uscito, che è proprio è come se ci fosse l'adempimento di Perseo, del grande eroe del mito greco. E quindi io voglio prendere in esame il cielo di novembre per vedere quali sono i postulati attorno ai quali graviterà l'evoluzione dei nostri archetipi maschile e femminile in questo mese. Per non sbaglia, io- per non sbaglia in terza persona. Allora, riprendiamo lo schemino novembre 2024, pianeti veloci e pianeti lenti. Allora, facciamo un attimo un sunto per poi applicare i tarocchi sul nostro lui-lei. Mi punta l'attenzione su questo passaggio da Venere in Sagittario a Venere in Capricorno. Parlando di creazione, d'amore, non posso che partire da Venere, da Afrodite. Venere in Sagittario fino all'11 novembre e poi passa in Capricorno. Allora, questa Venere in Sagittario fino all'11 novembre ci permette di esplorare nuovi confini, anche più leggerezza, ehm, come dire, più goliardicità, più ilarità anche nel fare cose creative, sorprendenti, no? Questa Venere in Sagittario. Anche quel contatto con l'aldilà, il contatto con l'aldilà è inteso con al di là di quello che vedo della maschera dell'io, no? Al di là di quello che vedo da te, tu come soggetto esterno che sei una mia proiezione. Cosa c'è al di là? Il Sagittario è proprio il oltre i confini, oltre l'orizzonte, colui che si eleva verso la divinità. E quindi questa Venere in Sagittario permette anche di avere più leggerezza, più nel contatto con l'aldilà, cioè quello che c'è al di là della maschera dell'ego, dell'io, nella conoscenza con l'altro. Questa Venere in Capricorno arriva per dire, ok, mo ho visto al di là, ho visto al di là, però mo vieni qua, nel senso, è un po' ambivalente, potrebbe essere uno l'opposto dell'altro, no? Più leggerezza, così il Sagittario, la Venere in Capricorno, mo si fanno i conti, ho visto al di là, mo faccio i conti. Quindi la Venere in Capricorno stabilisce i rapporti, non è banale la Venere in Capricorno, è una Venele, sto diventando cinese, saranno i miei occhi a mandorla, Venele, Venele. Abbiamo una Venele in Capricorno che vuole definire i rapporti. Questa Venere in Capricorno che vuole definire i rapporti, andiamo a vedere con i tarocchi cosa ci racconta, perché questa Venere in Capricorno seleziona, cioè non banalità, non superficialità, ma l'amore si costruisce minuziosamente, coi fatti, con la ciccia, con i fatti. Ecco, quindi qua questo mese di novembre andremo con questa Venere a capire dove investire, su chi investire, qual è la nostra migliore proiezione, diciamo, la nostra perché l'altro non esiste, qual è la nostra migliore proiezione? E io direi la proiezione che ci fa sentire allineati al nostro scopo, la proiezione che ci dà maggiore consapevolezza di noi, quindi non va giudicato, questa è la proiezione giusta, la proiezione sbagliata con la mente, qual è la proiezione che ci dà la giusta consapevolezza di noi. Nella misura in cui tu sei consapevole, sei un risvegliato, sei un trascendentalista, sai che tutte le proiezioni, sei consapevole di tutte le proiezioni, di quello che ti stanno dando. Bene, con questa Venere in Capricorno è come se scegliamo minuziosamente le persone, quelle di cui circondarci, che ci supportano senza affanni, o comunque sia senza la verità, l'autenticità, ok? Cioè diamo poco per scontato le cose, siamo più radicati in noi, anche nei rapporti. E,
E poi abbiamo questo Marte che passa in Leone, che ci fa andare incontro alla nostra definizione, a quello che veramente in cui crediamo, che sentiamo. Ecco, è un mese importante per quanto riguarda uno spartiacque relazionale. Bene? Relazionale. Questi con i pianeti lenti, scusami, veloci. Poi passiamo ai pianetoni lentoni. I pianetoni lentoni ci portano, come vi ho detto anche nel cenno di novembre, a riconsiderare, a rivivere, a rivalutare. E mi punta l'attenzione questo sul Nettuno e Saturno. Nettuno e Saturno in pesci, che Saturno sarà retrogrado in pesci fino al 15, poi passa diretto. E Nettuno rimane retrogrado in pesci. Qual è la sostanza di questi due pianeti che sono nello stesso segno? Io voglio realizzare un certo tipo di relazioni con la Venere in Capricorno, che si mette lì minuziosamente a vedere, a sondare, sto là, è molto ambiziosa la Venere in Capricorno. Bene, voglio realizzare delle relazioni sane e appaganti. Nettuno e Saturno insieme in pesci ci fanno andare incontro a quel sogno, anche con quella determinazione di Marte e Leone che abbiamo, togliendo i fronzoli, togliendo la banalità. Saturno retrogrado in pesci fino al 15, togliamo il superfluo, togliamo i falsi dei, i falsi miti moralistici. Cos'è per me la vera costruzione di una relazione? È l'autenticità, è l'autenticità, ti dice la Venere in Capricorno. E quindi vado incontro alla manifestazione e realizzazione delle mie relazioni sane e appaganti togliendo i fronzoli, cioè alla sostanza che rimane tra me e te, ok? È qualcosa che mi appaga a livello emozionale, qualcosa che mi fa sentire radicata in me, che mi supporta nel viaggio animico, oppure no? Va bene? Ecco, Saturno in pesci toglie i fronzoli. Abbiamo Plutone diretto, che torna diretto, io ci faccio un applauso all'Acquario. Plutone diretto in Acquario del 19 novembre. Che significa questo? La nuova era non mi fa più paura. Vi ho spiegato tutto cosa significa Plutone nel video su il cielo di novembre. La nuova era non mi fa più paura. Ma cosa comporta la nuova era a livello relazionale? Un nuovo umanesimo. Plutone in Acquario che torna diretto dà la pratica del nuovo umanesimo. L'amore incondizionato. L'amore incondizionato, amore senza condizioni, cioè l'amore non è un baratto, come diceva Renato Zero. E quindi l'amore incondizionato, per esempio, io ti amo non nonostante tu mi abbia fatto questo, nonostante tu mi abbia fatto quell'altro, nonostante, no, io ti amo proprio per quello. Questa è la consapevolezza di un amore incondizionato. Perché la consapevolezza, sono consapevole che tu servi alla mia massima espansione della coscienza e quindi tu ti amo proprio per quello che la mia mente giudica difetto. Questo è da applicarsi a tutte le relazioni, madre, padre, fratelli, sorelle, compagni, mariti, amici, va bene? Poi questo, al di là se si sceglie di continuare una relazione o meno. Per esempio, mi viene in mente, siccome noi proiettiamo sulle persone sempre l'archetipo di madre e padre, va bene? Come dice anche il buddismo, i massimi archetipi che tu proietterai sempre nella vita sugli amici, sui partner, sulle amiche sono madre e padre. Quindi mi riferisco soprattutto visto che stiamo facendo la pacificazione degli antenati, no? Dal video Magia Pratica 8, capiamo che i nostri genitori, il nostro padre e la nostra madre, proprio quelli per come sono fatti, per quello che ci hanno dato o non dato, sono stati scelti dal nostro karma perché tramite loro noi potevamo solo tramite quel tipo di personalità auspicare alla libertà finale. Quindi mamma o papà, che poi sono gli archetipi di tutte le vostre relazioni. Quindi iniziamo con la pacificazione di questo. Io ti amo non nonostante questo e questo. Io ti amo proprio per quello. Questa è la consapevolezza dell'uomo trascendente. Ecco,
Al di là se poi decidete, no, nelle relazioni di stare con una persona oppure no, e abbiamo anche, non sto andando a parlare di situazioni drammatiche dove ci sono violenze psicofisiche, fisiche all'interno delle relazioni, però anche lì è la consapevolezza che ti rende libero. Noi proiettiamo situazioni anche di atrocità, di violenze in questo senso, proprio perché è voluto da un karma. Quindi ehm, lì in quel caso non è io ti amo proprio perché mi hai fatto male, o meglio, anche qui è sottile, no? Chi è già a un livello molto alto di consapevolezza ha capito. Cerco di spiegarmi per tutte. Io ti includo. Io ti includo come proiezione della mia anima, del mio karma. Non sono più vittima, sono responsabile della proiezione, di come ti ho proiettato, ti riassorbo in qualità di proiezione. Io ti includo è quel ti amo che dicevamo prima, in questi casi. Perché il ti amo? Noi vediamo il ti amo con una mente razionale, lo vediamo come un baratto, ti amo se non mi fai male. Quella è la mente razionale. La mente trascendente dell'uomo nuovo, della nuova età dell'oro, Plutone in Acquario che torna diretto, è proprio io ti includo quale mia proiezione e prendo da libero arbitrio la mia scelta in base a come si dice, con libero arbitrio prendo la scelta di agire in modo diverso nei tuoi confronti. Magari non ti accuso più per quello che mi hai fatto, questa è la mente razionale della vittima, ma ti includo come in me dimorante. Sei la mia ombra, ti ho proiettato fuori. Poi posso anche lasciarti andare. Mi spiego, però finché io non mi riassumo la responsabilità di quella proiezione, io mi lascio con una persona che ha fatto violenza su di me, eccetera, mi ricomparirà un'altra cosa simile, magari non con la stessa persona, magari mi avrò violenza o psicologico, fisica, no? Da un amico, da un'amica, però finché non diciamo basta al karma, non ci adoperiamo per dire basta al karma, quella cosa continua. Ok. Quindi Plutone in Acquario, che torna diretto il 19 novembre, è proprio il nuovo umanesimo. Laddove noi vediamo male, male, con la mente razionale, il male si cura col bene, cioè con l'amore, con l'inclusione. Io includo, io includo, io includo. E quindi nelle relazioni avremo una bella giostra in questo mese. Quindi, detto questo preambolo, andiamo a vedere con i tarocchi per il mese quindi di novembre i nostri archetipi come se la giocheranno sulle varie tematiche relazionali, cioè la mia ombra rispetto a te, la mia ombra, chi sono io, chi sei tu. Ok, allora andiamo a vedere un po', tu stai riprendendo? Sì. Allora, voglio partire mettendo un sefirio. Lo so che state ridendo già perché c'è l'egregorico. Allora, sì, sono 6. Voglio vedere che carta esce su di lui, che carta esce su di lei. Così andiamo a lavorare bene su questi archetipi. Allora, per il mese di novembre 2024 il nostro lui-lei cosa ci raccontano? Quali sono i postulati essenziali attorno ai quali graviterà la nostra evoluzione relazionale? Vediamo. Su di lui. Qual è la carta evolutiva su di lui? Qual è la carta evolutiva sul divino maschile, su di lui? Eccola. Ah beh, abbiamo una dimensione astrale qua. Quindi abbiamo emozioni. Abbiamo le emozioni, anche l'astrale, il tema natale, trascendere gli astri, trascendere il karma, si confronteranno con delle emozioni, i maschili. Vabbè, ci confrontiamo tutti con delle emozioni, no? Però il tema centrale sul maschile è che saranno in contatto con le loro emozioni. Pensieri, desiderio, pensieri, emozioni. E questa è una cosa molto importante per il divino maschile, il maschile, no? Visto che siamo in una realtà patricentrica, tutta orientata ai valori razionali, della mente razionale e quindi non emozionale, quando mi cade una carta emozionale sul maschile ti dico, ma oh, meraviglia!
Qual buon vento ti porta qui tra gli dei? Maschione, dimmi, qual buon vento ti porta tra di noi, tra gli dei? Allora, e si confronterà con le sue emozioni. Poi andiamo a vedere che carta è. Adesso, anzi no, te la devo mettere prima perché voglio fare la stessa cosa su di lei, quindi aspetta. Allora, vediamo qual è la carta corrispondente della dimensione astrale delle emozioni per il maschile. E beh, d'altronde con Plutone che ritorna diretto in Acquario, per forza il maschile si deve confrontare con le emozioni per questo nuovo umanesimo che è la nuova età dell'oro, no? E il maschile che sei pure tu, attenzione, tutti noi abbiamo maschile e femminile interno, quindi come azione tua personale, il maschile è l'azione, in questo caso, cosa fai nelle azioni? Ti confronti con le emozioni, ok, cioè con gli dei. Poi lo vediamo anche nelle sottocategorie, lui come uomo, ok? O in una lei con predisposizione maschile, ok? Però è il nostro maschile interno. Allora, qual è la carta sulla dimensione astrale? Le emozioni con le quali lui si confronterà nel mese di novembre 2024. Guarda, faccio così perché non la voglio leggere subito. Allora te la metto così. Mettiamo questa. Quindi ci riprendiamo. Aspetta. Allora facciamo così. Ci riprendiamo questa e ci ribattiamo da questa parte per il femminile. Allora, qual è il postulato entro il quale il femminile, l'energia femminile graviterà alla sua evoluzione in questo mese di novembre 2024? Qual è il postulato entro cui graviterà l'evoluzione del divino femminile 2024? Novembre 2024. Non ci credo, pure lei. Stanno allineati, stanno. Pure lei con le sue emozioni. Vabbè, lei ci è abituata. Lui no. Anche lei sulla dimensione astrale. Ma guarda un po' che sorpresa. C'è allineamento qua, c'è allineamento. Vediamo un po'. Allora, vediamo qual è la carta delle emozioni della dimensione astrale corrispettiva del femminile. Allora, pure qua la prendo io. Ok, allora togliamo questa. Anzi, forse a che vi dico, la lascio al centro. Per adesso la lasciamo al centro. Allora, iniziamo dal maschile. Vediamo le emozioni con le quali avrà a che fare il maschile nell'arco del temporale del novembre 2024, con le quali si confronterà, attorno a cui graviterà la sua evoluzione. No, vabbè, gli avi, gli antenati, ma voi ditemi, no, se non è bellissimo, se non è bellissimo, il culto degli antenati, e già ci dicono nelle azioni il maschile, tutto il mese di novembre, ragazze mie, qua stiamo tagliando un karma, è come se fosse il nostro capodanno, veramente. Fatemi per favore il video, Magia Pratica 8, il culto degli antenati. Ve ne ho parlato nei segni zodiacali. È uscito tante volte il fatto del karma e il lavoro sugli antenati, perché voi liberate voi, liberi tutti. Quando le azioni si ripetono, si ripete un evento, è perché non è stato pacificato. Gli antenati. Allora, ispirati ai più alti valori della vita, coraggio, giustizia, perseveranza. Perseverate a fare il dedicare i meriti ai vostri antenati. Allora, ragazze mie e ragazzi, per chiunque non l'avesse fatto, per favore, riascoltatevi il video Il culto degli antenati, Magia Pratica 8.
perché ci sono tutte le pratiche che qua ci stanno dicendo affinché possiamo avere delle relazioni sane, appaganti, affinché si scioglie il karma relazionale, che magari non riusciamo a realizzare delle relazioni sane e appaganti, non riusciamo a trovare un uomo o una donna, o succede sempre qualche cosa, o quello mi tradisce, quella mi ha tradito, o quello succede così, perché gli spiriti non sono pacificati e sono già successi all'interno della vostra famiglia. Va bene? Quindi nelle azioni fate quello, ascoltate quello che vi dico là sopra, non mi metto a ripeterlo di nuovo, no? Perché ci sono varie pratiche da fare quotidiane, poi alcune pratiche da fare, per esempio il culto degli antenati dove date il cibo agli antenati, che ve ne parlo nel video, lo dico per le ragazze nuove, quello del cibo, del rituale del cibo all'aperto, fatemelo soltanto aspetta, allora la luna nuova è il 1° novembre, fatemelo dal 3 novembre, perché è ancora luna nera qui, dal 3 novembre fino al 15 novembre entro le 10 di sera. Quindi un giorno di questi, oppure potete farlo anche per più giorni, tra il 3 e il 15 novembre a sera entro le 10, non oltre la luna piena. Va bene? Quindi dalla luna crescente alla luna piena potete farlo, quello del dare il cibo. Mentre le altre pratiche, quelle della dedica ai meriti quotidiani, e la pratica, quella del culto dell'altare, quella io la faccio sempre, ragazzi miei, sempre. Tutti i giorni, ve lo stavo dicendo in dialetto, che c'ha più sapore. Come si dice, no, tocca lo faciti tutti i giorni. Allora, quello sull'altare bisogna farlo tante volte, con il mantra che riparo ciò che si è rotto nel vostro cuore o ciò che avete rotto nel cuore altrui, riparo il cuore dell'evento che si ripete. Tanto c'è come si fa tutto là sopra, va bene? Quindi, allora, che cosa succede facendo questo? Che noi avremo il coraggio, ci darà giustizia e la perseveranza. Liberiamo loro, liberi tutti. Va bene? Quindi nelle nostre azioni va fatto questo, il culto degli antenati. Dedicare i meriti agli antenati. Perché novembre, anche con abbiamo, è proprio il mese, no? Il mese della trasformazione, della morte dello scorpione. Abbiamo anche il giorno dei defunti, no? La celebrazione dei defunti, quindi i primi giorni di novembre. Quindi è proprio il mese dedicato alla trasformazione, la morte e la trasformazione. È il passaggio di stato, è il salto quantico e ci stanno intimando qua, tutte noi 60.000. Fatelo voi, liberate tutti, va bene? Affinché possiate avere cosa? Relazioni appaganti con tutti, non solo con i partner, con gli amici, con i fratelli, con i compagni, con i mariti, con le mogli, va bene? Ok. Eh sì, qua c'è proprio l'albero genealogico, è chiaro. Tutto dipende dalla ragazza. Da almeno 90-95% dipende dallo spirito perturbato dei vostri antenati. Tutto, tutto, è incredibile. Quando scoprì questa cosa mi è venuta proprio, cioè come se ci fosse stato un nirvana. Nirvana! Sì, ok. E allora questo è. Allora adesso vediamo a livello quindi un po' più alto e poi andiamo nelle sottocategorie. Ok, vediamo le lei. Le entità extraterrestri aliene, amplia le tue logiche, estendi le frontiere della mente. È chiaro? È chiaro. Voi vi starete chiedendo cosa dici, Francesca? Aspetta, sto elaborando il concetto. Allora, le energie femminili, il femminile, che cosa succede? Siccome queste qua sono energie tue interne, no? Poi andiamo a vedere con i tarocchi, nello specifico, eccetera. Affinché noi possiamo avere buone relazioni sane e appaganti, noi dobbiamo fare le pratiche del dedicare i meriti. Cosa succede quando tu dedichi i meriti? Si estendono le frontiere della tua mente. La mente da piccolina è limitata, piccola piccola, che è una diga, vi dico sempre la mente è una diga, grazie alle emozioni questa diga si spacca. Vabbè?
Quindi mi dice che questo è il mese in cui tu avrai capacità extrasensoriali al di là della limitata percezione della mente e anche la tua forma mentis cambierà. Cambieranno le tue logiche. Quali sono le logiche a cui siamo stati soggiogati se non che educastrati dal sistema? Le logiche di controllare, prevedere e governare gli eventi, che sono enti, entità, spiriti. Gli spiriti, la tua anima non è governabile, quindi ampliare le tue logiche significa che tu prendi questa consapevolezza in ogni tua cellula, va bene? E quindi la tua mente si espande. Quindi da piccolina si sta spaccando, diciamo, l'immagine è quella eh, di una mente che da piccolina si espande, va bene? Quindi, qual è il postulato evolutivo del femminile in questo mese affinché possa espandere le logiche, possa espandere la sua mente? Guardare al di là del bene e del male. Guardare l'altro fuori da sé come una perfetta proiezione della sua anima, che sia ombra, che sia luce, una perfetta proiezione. Questo significa familiarizzare con l'anima, familiarizzare con gli dei. Estendi, fammi vedere che altre, perché poi dopo che metto le carte, adesso metterò altre carte, mi verranno gli altri collegamenti, no? Allora, la prima entità extraterrestre, no? Di cui possiamo parlare, con il quale il femminile si sentirà connessa, appunto, lei o il divino femminile, è il suo sposo celeste. Va bene? È il suo sposo celeste. O se superiore, chiamiamolo come vogliamo, spirito guida o angelo custode, poi per ogni tradizione religiosa si è dato un nome, gli sciamani lo chiamano sposo celeste o sposa celeste, il cristianesimo lo chiama angelo custode quando entrò il cristianesimo, lo possiamo chiamare spirito guida, se superiore, chiamiamolo come vogliamo, sempre lui è, cioè, quando parliamo di divinità dobbiamo intendere il tutto nella parte e la parte nel tutto, non è una cosa sola. Cioè Dio Ares, Dio Apollo, Zeus, non è diverso dal tuo sposo celeste o sposa celeste, sono tutte energie che coesistono in un'unica cosa. Vabbè. Ecco, è una realtà complessa la vita, non significa difficile. Complessa perché? Perché sono strati, uno strato dentro l'altro, uno strato dentro l'altro. Complessa in questo senso, non è difficile. Infatti non ci arrivi con la mente. Con la mente non ci arrivi. La mente vuole avere un controllo su cose che sono incontrollabili, sono complesse. Sono l'uno nella molteplicità, la molteplicità nel tutto, nell'uno. E la mente non può avere l'ardire di voler controllare queste molteplicità, non può, non ce la fa, non ha gli strumenti. E infatti gli strumenti sono quelli della coscienza, il cuore, bisogna sentirli, ok? Non capirli. Poi li puoi anche capire dopo che li senti, però. Ecco perché nuove logiche, no? Le logiche a livello mentale, le sinapsi si allargano quando il cuore si apre. Ok, quindi si espande la mente, da piccolina diventa sempre più grande. Ok. Quindi qua abbiamo una bellissima, mi verrebbe da dire, c'è nozze alchemiche mi stava venendo. Non so se possiamo definirle vere nozze alchemiche, però il senso qual è? Sono emozioni entrambi, sono emozioni degli antenati, spiriti perturbati che vengono pacificati e la mente si espande. Come vedete, lui è il maschio, lui, il nostro maschione, sono le nostre azioni, il lei è la parte creativa, no? La mente creativa su un'ottava superiore. Cosa succede? La mente, facendo azioni di pacificazione degli antenati, cioè dedico i miei meriti quotidiani, le mie buone azioni, faccio il rito che abbiamo perso la ritualità in questa società e quindi noi iniziamo a fare dei riti per riconnetterci al divino, che succede? A livello mentale la creatività si espande, la tua mente si espande e accedi alla mente creativa, non più alla mente razionale. Grazie a cosa? Con la pratica, l'azione in lui del rituale. Del rituale, azioni legate alla consapevolezza di essere il prodotto della tua genia
è l'artefice del tuo destino. Chi pacifica gli spiriti perturbati dei propri antenati inizia a co-creare con gli dei e non è più vittima degli eventi, ma li co-crea insieme agli dei. Ok. Wow. Fammi vedere un attimo il quaderno qua con gli altri pianeti per avere uno schema. Sì, allora aspetta, ti dico quest'altra cosa. Eh sì, allora abbiamo Giove retrogrado in Gemelli, no? Come vi ho detto nel video sul cielo di novembre, il tuo potere è dato dalla capacità che hai di comunicare con gli dei. Chi sono gli dei? Se tu andavi dagli sciamani e gli chiedevi chi è Dio, gli sciamani o comunque nelle popolazioni, nelle tribù, tu gli chiedi chi è Dio, ti dicono gli avi, gli antenati. Anche lì è una molteplicità. Quindi parlare con gli dei, che sono anche i tuoi antenati, i tuoi avi, significa cosa? Giove in Gemelli, espandere il tuo potere di creazione, amplia le tue logiche, estendi le frontiere della mente. E quindi qua c'è, io credo che qua ci sia proprio, sì, questo è il matrimonio mistico, è una coniuzio oppositorum, stessa carta emozionale, stessa volontà di co-creare, di cooperazione, con questa, la volontà di cooperazione è data proprio da Plutone in Acquario. Sì, che passa il 19 novembre. Questa è la trasformazione che avviene nel mese della trasformazione dello Scorpione della morte, cioè di una trasformazione passaggio di stato. Il passaggio di stato ha come postulato una coniuzio oppositorum, cioè un coraggio che viene adempiuto grazie alla pacificazione dei propri avi, dei propri antenati. E quindi, come abbiamo visto anche nel video sul mese di novembre 2024, Plutone ha fatto quei moti retrogradi durante l'anno, passando un po' in Capricorno, poi adesso ritorna in Acquario, proprio per fare pulizia in quelle stanze più buie in assoluto, perché Plutone è il pianeta più lontano dal sistema solare, e quindi l'inconscio più inconscio più inconscio, proprio a livello archetipico, no? Noi guardiamo gli archetipi, che sono gli dei, i modelli originali. Quindi ha fatto queste retrogradazioni in Capricorno per farti pulire, farti le ultime lavatrici del karma praticamente, per dire adesso, come ho scritto anche negli appunti, la nuova era non mi fa più paura, l'età dell'oro, e quindi sono pronta, o sono pronto a questo nuovo umanesimo, va bene? Sì, ai valori della cooperazione, non ai valori della distinzione, della separazione, proprio la cooperazione, l'acquario, in modo diretto. Ok, detto questo, ragazzi miei, ragazzi, ok, mi è venuto prima fame adesso, prima di battere le altre carte del biscottino, me lo vado un attimo a mangiare, scarico questa parte del video, arrivo subito, Allora, ragazzi miei, ragazzi, andiamo a vedere adesso il maschile e il femminile con i tarocchi per vedere come adempiranno a tale postulato, ok? Allora, vediamo. Energia attuale del maschile. Quindi adesso andiamo a vedere nelle fattispecie, vediamo i maschili come si possono trovare con questa familiarità, con queste emozioni antiche che magari non ci avevano mai fatto caso fino a questo momento, oppure le hanno ignorate. Vediamo un po'. Per il mese di novembre 2024, energia del maschile. Allora, vediamo da dove parte. Energia attuale del maschile nei confronti dell'altro fuori da sé, quindi del femminile anche, no? O di chiunque sia l'altro. Chiunque sia l'altro. Energia attuale del maschile con questi avi di antenati, novembre 2024. Energia attuale del maschile. Il 2 di bastoni. Il 2 di bastoni mi parla di possibilità. Ci sono energie maschili che stanno vagliando delle possibilità, stanno pensando, non hanno ancora preso decisioni come energia attuale su come confrontarsi con l'altro fuori da sé, stanno pensando. Il 2 di bastoni è un'apertura di cammino, però non ha ancora un'azione, no? Sta pensando, o comunque non ci sono azioni di fatto concrete, ha un pensiero, dove mi muovo, di qua o di là, di qua o di là.
Diciamo che questa energia sta lavorando dentro il maschile, questa energia nuova di pacificazione degli antenati, di spiriti perturbati dai suoi antenati, e sta pensando come agire anche nei confronti dell'altro grazie all'energia che sta lavorando dentro di lui. Ok, è possibile che ci siano delle scelte da fare e quindi stanno cercando il coraggio dentro se stessi per fare queste scelte. Il coraggio gli viene però dai suoi antenati, dai loro antenati, se mi fanno le pratiche. Chi vede Taromantic mi fa la pratica, chi non la vede, ti dico, sta cercando il coraggio appellandosi anche a delle persone che non sono più da questa parte del velo, ma sono dall'altra parte del velo. Stanno cercando giustizia, stanno pensando, sono in un grande calderone di pensieri ed emozioni. Vediamo i pensieri, appunto, quali sono del maschile. Prima di tutto una stabilità personale, 9 di denari. I maschili stanno pensando, molto energie maschili, a realizzare molto amor proprio e a realizzare delle questioni riguardanti l'economia, il denaro, essere psicofisicamente, stanno pensando al loro benessere personale prima di tutto, e quindi hanno nei pensieri questo voler stare bene a livello personale per poi fare anche delle scelte con l'altro, però nei suoi pensieri saranno focalizzati in questo mese su come avere quell'autonomia psicofisica e anche economica, anche monetaria, che gli permette di fare delle scelte giuste, 2 di bastoni, anche nei confronti dell'altro, delle relazioni. Ok. Vediamo cosa hanno nel cuore i maschili. Cosa hanno nel cuore i maschili? Il 4 di denari. Non si aprono facilmente, stanno pensando molto alla loro... Non si aprono facilmente a livello emozionale perché stanno in una condizione di 2 di bastoni, cioè penso prima di tutto come posso stare bene con me stesso, come posso realizzare i progetti che ho, di lavoro, di impegno personale. 4 denari, sono un po' ritirato in me stesso perché sto pensando prima di tutto a questo. Questo è, diciamo, il postulato attorno al quale graviterà il loro coraggio per dare vita a un progetto esistenziale che li possa anche fare stare bene in relazione. È un progetto esistenziale, ok, che gli permette che perseguendo quel progetto esistenziale li appagherà da un punto di vista emozionale, tanto da fare anche delle relazioni sempre più sane e appaganti. Allora qua molti maschili stanno anche pensando che anche le loro condizioni deficitarie di natura psicofisica o di natura economica possono essere relative a delle questioni che riguardano la loro famiglia o i loro avi e i loro antenati, e quindi è come se o consciamente o inconsciamente traessero forza per determinare, soprattutto perché abbiamo questo Marte che entra in Leone dal 5 novembre, per determinare il senso del io valgo, come vi ho spiegato nel video Il cielo di novembre 2024. Io valgo e allora mi faccio valere, prima di tutto con me stesso e con il mondo. Il 4 di denari qua, affiancato da queste carte, mi dice non mi apro a livello emozionale subito con l'altro, perché devo aprirmi con me, prima di tutto. Ok. Vediamo qual è il karma o sfida di questo mese per per il maschile, per adempiere a questa sua realizzazione. Qual è il blocco karma nei confronti dell'altro, nei confronti della situazione con un'altra persona? Vediamo, perché è tutto connesso. Qual è il blocco o karma del maschile nei confronti dell'altro, nei confronti delle situazioni? Agonia mentale, 8 di spade, un blocco mentale nel raggiungere, nel perseguire degli obiettivi prima di tutto per se stesso, un po' di agonia mentale che verrà superata se ci si connette bene agli antenati, se si dedicano i meriti ai propri antenati. Cioè faccio questa cosa per realizzare me stesso, sì, però dedico i meriti ai miei antenati, delle mie azioni, del mio coraggio, della mia perseveranza, perché sono gli avi e gli antenati che sono i miei spiriti guida, quelli che mi permettono di realizzare l'economia, il lavoro, relazioni sane. Ecco, mi sento bloccato mentalmente, devo superare questo impasse.
8 di spade, c'è come se non vedesse via d'uscita a volte, no? Per realizzare se stesso, essere autonomo a livello psicofisico, essere anche disponibile a livello con un'altra persona. Sì, agonia mentale. E l'agonia mentale si supera soltanto seguendo l'intuizione. Vediamo da questa parte. Allora, energie femminili nel mese di novembre 2024. Cioè ci sono maschili che devono realizzare se stessi a livello economico e lavorativo. Prima di tutto, questo mi marcano, per sviluppare determinate doti, capacità e talenti che li portano a superare i suoi blocchi mentali, e questo li porta poi anche ad aprirsi verso l'altro in modo più efficiente ed efficace. Ok. Vediamo sul femminile. Allora, energia attuale del femminile, con questa estendi le frontiere della mente, le entità extraterrestri. Energia attuale del femminile, da dove partiamo per questo mese di novembre? Dal lavoro. 8 i denari, le vedo energie femminili impegnate sui progetti lavorativi, su ciò che le appassiona, su ciò che le fa perdere il senso del tempo lineare, che non esiste, che è una mera illusione, e ciò che le appassiona, le vedo al lavoro, le energie femminili, al lavoro proprio, lavoro nelle pratiche, anche chi non lavora, le vedo al lavoro con un hobby, con qualcosa, su ciò che le appassiona, per conseguire poi successi più in là, e sono concentrate attualmente sul loro lavoro, energie femminili. Lavoro, 3 di coppe, sulle loro amicizie, sulla gente che le fa stare, vibra la loro stessa frequenza, energia molto bella, molto fresca, molto produttiva, molto produttiva. Vediamo cosa hanno nella mente, cosa ha nella mente lei, quali sono i pensieri, le energie femminili, novembre 2024. La ruota della fortuna, hanno in mente di fare diversi cambi. Hanno in mente di fare diversi cambi nella loro vita. Non a caso il mese dello Scorpione, quindi mese di cambio. La morte è un cambio, passaggio di stato. Affinché si possano ampliare le logiche, mi dedico a qualcosa che mi appassiona, ho in mente di fare tanti cambi, uno di questi è proprio ampliare la mia mente. Vediamo cosa hanno nel cuore, energie femminili. Paggio di bastoni, le vedo anche appassionate di esplorare, anche appassionate di voler conoscere qualcuno, di voler approfondire la conoscenza con qualcuno, le vedo animate nel cuore da passione. Il paggio di bastoni è passione, no? Passione, conosco questo, conosco quest'altra persona, e mi apro una persona piuttosto che un'altra, o mi apro alle persone che voglio. Il paggio di bastoni nel cuore mi parla di femminili che hanno la voglia di esplorare anche e soprattutto da un punto di vista sensuale, passionale, sì, e sono animate dalla loro voglia di fare dei cambi. Energie molto fresche qua. Qua c'è un re di bastoni, vedo dei femminili molto attratti da qualcuno a livello sessuale, passionale, le vedo al lavoro, concentrate sui loro obiettivi personali, molto animate. Vediamo qual è il blocco o karma entro cui si farà la linea evolutiva del femminile in questo mese di novembre 2024. Quindi ci possono essere circostanze karmiche o dei blocchi che i femminili hanno nei confronti di qualcuno, nei confronti di situazioni, no? Vediamo quale può essere il blocco del femminile in questo mese. Quello che stanno pensando i maschili. Il 9 di denari. Il 9 di denari è la realizzazione personale lavorativa. Quindi hanno in mente di fare un cambio i femminili. Questo cambio ha a che fare con realizzare loro stesse da un punto di vista economico e lavorativo. Questo è il karma di questo mese, cioè realizzo me stessa sotto un profilo di benessere personale, psicofisico. Se tale benessere personale e psicofisico mi viene dato dal lavoro, dal mio lavoro, io mi concentro su quello. Se tale benessere psicofisico mi viene dato da qualcosa che mi vede impegnata su qualcosa che mi piace, io realizzo quella cosa, perché questo è il mio karma in questo mese delle energie femminili, cioè devono fare cose che gli possono costare, per questo sta al blocco, che riguardano il loro amor proprio.
va bene? Quindi sta al blocco l'amor proprio, quindi fare delle cose che ti fanno stare bene per il tuo amor proprio, va bene? Questa è la sfida da superare, tant'è che abbiamo amplia le tue logiche, estendi la tua mente e datti ciò che ti serve, va bene? Realizzazione economica, lavorativa, il proprio amor proprio, sì. Ok, andiamo a vedere, vediamo sì, il sole. Guarda, con il sole qua è come se volessero realizzare il loro amor proprio, perché il loro amor proprio è la base imprescindibile della loro felicità. Non c'è nessuno fuori che ti dà una felicità, ovviamente questo lo sappiamo, lo abbiamo assodato già, no? Quindi realizzare il tuo amor proprio è ciò che ti dà la tua felicità, prima di tutto. Ok, vediamo da questa parte. Allora, andiamo a vedere le intenzioni dei maschili in questo mese dove si collocano. Le intenzioni delle energie maschili in questo mese. Intenzioni delle energie maschili in questo mese. Nei confronti del femminile o nei confronti dell'altro fuori da sé. Quali sono le intenzioni del maschile a seconda della carta che esce? Quali sono le intenzioni del maschile in questo mese? Abbiamo visto la parte interna, no? Vediamo la parte esterna. Le intenzioni del maschile. E il Papa, prendersi e assumersi le sue responsabilità. Le intenzioni sono quelle di assumersi le proprie responsabilità e andare incontro a ciò in cui crede veramente. Senza se, senza ma, senza fronzoli. Quindi hanno soprattutto responsabilità riguardanti il loro amor proprio anche qui. Il loro benessere psicofisico. Guardate, sono carte simili, non c'è molta differenza, come gli oracoli di prima. E quindi le intenzioni sono quelle del Papa di assumersi le proprie responsabilità e portarle avanti. Portarle avanti. Vediamo le azioni che farà. E qua abbiamo il 10 di coppe. Tali responsabilità hanno a che fare anche con la realizzazione di una famiglia o la realizzazione di qualcosa di stabile, di duraturo, fare delle conversazioni molto serie, superare i loro limiti che riguardano un'agonia mentale rispetto a prendersi queste responsabilità per costruire qualcosa, nel qual caso avessero una persona o incontrassero una persona. Fatto sta che comunque di base abbiamo le intenzioni del maschile assumersi delle responsabilità. Ok. Quali sono le azioni che farà il femminile? Scusami, il maschile. Quali sono le azioni che farà il maschile? L'appeso. L'appeso mi parla di situazioni che possono tardare un po' prima di prendersi queste responsabilità nei fatti, no? E infatti novembre è come se... Allora, qua sto vedendo maschili che vogliono assumersi la responsabilità di andare incontro ai propri desideri, ai propri sogni, realizzare, sentirsi appagati, superare i loro limiti, le loro difficoltà. Ecco, assumersi tali responsabilità e anche cambiare prospettiva su come assumersi tale responsabilità. Quindi ci sono alcune cose che possono tardare a compiersi e altre invece che prendono una direzione diversa, cioè come mi assumo queste responsabilità, cambio prospettiva, mi fermo un attimo, cambio prospettiva, voglio realizzare il mio benessere su diversi piani, 2 di bastoni, non so ancora cosa scegliere. Fatto sta che rispetto all'altro non mi apro facilmente finché non ho le idee ben chiare. Ok. L'appeso mi parla di situazioni che riguardano un fermo prima di agire, perché si parla di assumersi responsabilità. Infatti abbiamo i re di denari, mi parlano di persone qua maschili molto responsabili nell'assumersi appunto nell'assumersi responsabilità che riguardano i propri progetti personali. Se tali progetti personali rientra una famiglia, rientra qualcosa di questa natura, lo fanno, ma soprattutto hanno a che fare con circostanze legate alla propria stabilità e alle proprie responsabilità familiari, lavorative, di progetti personali. Primariamente progetti personali che riguardano la propria stabilità. 9 di denari, stanno pensando a questo. Negozio, imprese, eccetera. Ok. Energie finali dei maschili nei confronti del femminile o nei confronti dell'altro, energie finali, novembre, e qua abbiamo la stabilità. 4 di bastoni. Io qua vedo che molti maschili cambiano approccio all'interno delle relazioni, assumendosi delle responsabilità che prima non si sono assunti. E quindi qua vedo felicità, stabilità, incontri di spessore.
anche responsabilità per costruire casa, per costruire famiglia, incontri di spessore. Il 4 di bastoni mi parla di incontri, il voler realizzare delle relazioni stabili. Perché questo? Perché abbiamo la Venere, eccola, dove sta? La Venere in Capricorno dall'11, no? Sì, dal 12 in poi, e la Venere in Capricorno si assume le responsabilità di avere relazioni stabili, da situazioni che magari dove si pensava molto a se stessi, per esempio faccio anche quest'altra sfumatura, no? Oppure si è stati un po' più su un amor proprio piuttosto che la condivisione, allora abbiamo maschili che cambiano prospettiva quando la Venere entra in Capricorno, assumendosi delle responsabilità, iniziando con il convivere o il voler stare bene sotto lo stesso tetto o voler avere degli incontri stabili, degli incontri che riguardano una progettualità. Questo è il maschile in questo mese. E funzionare laddove i propri avi non hanno funzionato, trovare anche il coraggio, la carta di prima menzionava il coraggio, no? Il coraggio di avere relazioni stabili, ma relazioni stabili sulla base di cosa? Sulla base della nuova era. La nuova era non include relazioni stabili basate sul sacrificio oltre modo di sé, ma sull'amor proprio. Mi spiego? Il darsi all'altro sì, ma senza sminuire il proprio amor proprio. Questo è il senso del cambio di prospettiva. Laddove abbiamo avuto un sistema di valori corrotto, laddove l'uomo è il padre famiglia, il pater, in questa società patricentrica, no? Laddove i valori femminili erano oscurati ed erano anche schiacciati. A cosa porta l'appeso nelle azioni? Un cambio di prospettiva. Io agisco cambiando prospettiva con i nuovi valori, i valori del Papa, che è un Papa bambino qui, vediamo. Il Papa bambino ci parla di nuovi valori che vengono concretizzati nella materia su relazioni stabili da un altro punto di vista, laddove l'amor proprio non viene più meno. Vi ho raccontato anche nel culto degli antenati su Magia Pratica 8 che veniamo, l'avrò raccontato, non mi sto ricordando, sì, forse sì. Molti nostri sogni non si realizzano, per esempio, perché abbiamo gli spiriti perturbati dei nostri antenati che sono stati schiacciati, soprattutto nell'era industriale, dal fatto che dovevamo trovare un lavoro fisso, un lavoro, non bisognava pensare alla parte creativa, alla magia, allo sciamanesimo, proprio perché erano considerati, non erano considerati lavori, o l'artista non era considerato un lavoratore, no? Come vi ho spiegato lì. E quindi noi abbiamo subito lo schiacciamento della nostra parte magica e creativa proprio in funzione di valori morali in cui dovevamo comprare casa, farci una famiglia, mi spiego, no? Come vi ho spiegato bene in quel video, anziché dare sfogo alla nostra parte creativa, letteraria. Vi ho fatto l'esempio di mia nonna che voleva fare l'attrice, mio nonno invece la fece tornare a casa subito, mio padre aveva una spinta letteraria, ha fatto il bancario, e quindi io stessa che ho lottato per 20 anni per fare la cantante, poi quando ci sono riuscita ho cambiato completamente rotta. Perché? Questa è la nuova era. Plutone che rientra diretto in Acquario fa cambiare valori e quindi si costruiscono relazioni sane ed appaganti sulla base di nuovi valori, nuovi credo, che sono i credo dell'anima, prima di tutto l'amor proprio. E allora sì che mi posso confrontare con te alla pari, cioè alla pari nel senso in equilibrio. Ok, bellissimo questo, eh? Allora, andiamo a vedere da questa parte. Allora, vediamo un po' quali sono le intenzioni del femminile in questo mese. Abbiamo visto la parte interna, ripeto, anche qui il femminile a non farsi più mettere i piedi in testa dalle situazioni, da nessuno. Marte che entra in Leone, ricordiamo il 5, e quindi il mio amor proprio sta al blocco, quindi io me lo devo riprendere, il mio cuore arde per voler esplorare nuovi confini, nuovi orizzonti, devo fare un cambio, mi dedico al mio lavoro, alle cose che mi appassionano, questo mi permette di superare il karma dell'amor proprio. Ok. Le intenzioni del femminile nel mese di novembre 2024, le intenzioni del femminile. Ah, no, ci credo, stesse carte sono. Le intenzioni del femminile sono primariamente con il 4 di bastoni pensare alla propria stabilità,
alla propria stabilità. Stabilità cosa vuol dire? Il 4 di bastoni parla di casa, di incontri a tu per tu. Le intenzioni primarie del femminile sono quelle di dare conto molto alla propria stabilità personale. Abbiamo visto che iniziamo con un 8 di denari, no? Tutto ciò che riguarda la casa, tutto ciò che riguarda il proprio lavoro, investire sul proprio negozio, sul proprio lavoro, avere la propria stabilità personale per avere quella stima di se stesse, nel capire i propri potenziali, i propri talenti che vengono messi a frutto, nella stabilità che ha, ok? Quindi pensare anche molto alla sua casa, anche ai lavori da casa. Qua abbiamo l'eremita. Primariamente il femminile svolge lavori, dedicherà se stessa ai propri lavori, al lavoro. Lavori che l'appassionano, il cuore arde, no? Con questo paggio di bastoni, lavori che l'appassionano, farà ciò che le appassiona per ristabilire il proprio amor proprio, sì. Andando con prudenza, cauta rispetto alla relazione con l'altro. Andiamo a vedere adesso. Guarda, io mo ti dico anche un'altra cosa, ci sono anche dei femminili, non so se ti puoi ritrovare in quello che sto per dire, che fanno fatica anche qui a lasciarsi andare con l'altro e a mantenere, cioè il proprio amore. Vi spiego, c'è questa Venere in Capricorno, no? La Venere in Capricorno ti fa fare delle domande, magari si sta facendo una relazione più seria, cioè questo da questa parte che si sta facendo più seria la cosa, e dei femminili che magari si fanno la domanda, ma io me lo sento? Cioè me la sento di investire? Sono pronta a sacrificare un po' del mio orgoglio, del mio essere, mi spiego, a darmi all'altro? Si fanno queste domande. Oppure voglio mantenermi un po' più sul leggero, andando incontro alla serietà solo sui miei interessi, sul mio lavoro, mi spiego? Cioè ci sono queste domande che la pone la Venere in Capricorno. Allora, oppure a trovare un compromesso in questo, insomma, un po' così le vedo. Vediamo le azioni che farà il femminile in questo mese, a cosa sono conformi le azioni del femminile sia verso una persona che proprio le azioni del femminile, quali saranno in questo mese. L'asso di spade parlerà chiaro, le azioni sono conformi a avere le idee chiare, a nuovi inizi. Nuovi inizi che partono da una comunicazione, per esempio nei confronti di un'altra persona parleranno chiaro, avranno il loro incontro, le loro stabilità, quello che loro vogliono avere, avendo però chiarezza di comunicazione, parleranno molto. Perché? Perché abbiamo anche, riprendiamo un attimo il quaderno, Mercurio in Sagittario che permette la risoluzione creativa di circostanze laddove invece la mente razionale, in dialetto da noi si dice tuppa, cioè si blocca. Ok? Quindi abbiamo l'energia femminile sostenuta da Hermes, da Mercurio in Sagittario, avranno una mentalità aperta, curiosa, proprio come ce lo insegna anche il paggio di bastoni nel cuore. Quindi i femminili parleranno per raggiungere anche la propria autonomia personale all'interno di un rapporto, cioè come vogliono la propria stabilità relazionale, supportate cioè la Venere in Capricorno che ti fa definire i rapporti, ti fa dire cosa siamo noi, voglio avere un nuovo inizio sulla base di una nuova stabilità, cos'è per me la stabilità? Parleranno chiaro avendo il supporto di questo bellissimo Mercurio in Sagittario che ci fa avere la mente aperta a nuove possibilità. Utilizzeremo la mente creativa, mi spiego? Vediamo l'energia finale del femminile nei confronti del maschile. L'energia finale del femminile. E qua abbiamo un 2 di spade. Ci può essere un po' di energia finale come un non saper che decisione prendere. O un non saper bene cosa fare. Parlano chiaro, però alla fine con il 2 di spade è come se mi dicessero: e adesso che scelta faccio? Le vedo un po'. Come vedete, l'unico arcano maggiore qua è la ruota nei pensieri, cioè vogliono un cambio su più aspetti, soprattutto che riguarda la sua stabilità. Quindi nelle relazioni, nel lavoro. Abbiamo un 2 di spade qua che mi sta a simboleggiare una necessità di prendere una scelta, non saper che scelta prendere su alcune questioni con l'altro, però nel frattempo parlano chiaro, il loro cuore vuole esplorare nuovi orizzonti, nuovi confini. Vediamo perché il 2 di spade. L'ha preso pure loro, ok, non danno niente per scontato e aspettano che si cambi prospettiva. Io vivo
vedo che ci sarà un vivere il presente da parte del femminile, fino a quando le situazioni, fino a quando loro parleranno chiaro anche di cose che non hanno mai detto, per intenderci, va bene? Il cuore gli dice fai cose nuove, esplora nuovi orizzonti, parla chiaro con questi nuovi inizi che vuoi, no? Per avere la tua stabilità sia all'interno dei rapporti che nel lavoro. Ed è come se aspettassero poi di vedere il risultato delle loro azioni del parlare chiaro. Mi spiego, cambiando prospettiva anche loro rispetto a delle cose. Rispetto a situazioni, guarda, qua abbiamo un set di coppe, vedo dei femminili che possono essere un po' confuse o perché hanno delle opzioni, o non mi lascio andare con una e non mi lascio andare con l'altra, non lo so. Vedo un po' di confusione su delle opzioni, su cosa pensare rispetto a un rapporto o una relazione e le vedo molto concentrate nell'andare incontro al loro amor proprio. Sì, 5 denari, 6 denari, ci sono molti denari qua. E più cose su cui mettere l'attenzione per dei cambi, no? Più cose sono il 7 di coppe, poi abbiamo il 5 denari, il 6 denari. Abbiamo di nuovo gli amanti, il 9 di coppe. Guarda, qua ci sono dei femminili un po' indecisi che dovranno prendere delle decisioni rispetto all'amore. Se darsi a una persona piuttosto che all'altra o darsi a un rapporto più stabile, perché la Venere in Capricorno imporrà questa scelta di darsi più minuziosamente o definire dei rapporti. Diciamo che c'è un'elaborazione in questo mese prima di prendere delle scelte definitive da parte del femminile, sì. Vediamo adesso, tu stai riprendendo? Sì. Ma qua si era sfocato un po', ragazzi, vediamo se faccio così, scusate. Ok. Allora, vediamo con i mini tarocchi. Allora, andiamo nello specifico. Abbiamo parlato, stiamo andando a gradi, vedete, no? Allora, andiamo nello specifico. Lui nei confronti di lei, 2 di bastoni. Energia attuale di lui nei confronti di lei, 2 di bastoni. L'asso di denari, qua c'è la voglia proprio di maschili di fare azioni che riguardano concretezza con delle lei. Stanno pensando, magari ci sono dei maschili che sono a distanza, stanno osservando una lei, stanno cercando di pensare che decisione prendere, però qua c'è la voglia di un inizio importante. Molti maschili vorranno concretizzare con qualcuno su basi solide. Vediamo i pensieri del maschile con il 9 di denari. Quali sono i pensieri del maschile con 9 di denari? 2 di spade, non sanno però cosa fare. Vogliono concretizzare qualcosa con una persona, però non sanno cosa fare. 2 di spade pure qua. Perché vogliono anche loro avere una certa autonomia, mantenere una certa autonomia. Guarda, 3 di spade, perché hanno sofferto in altra relazione, quindi mantenere una certa autonomia, non sanno come molti di loro tornare disponibili. Magari sanno altre relazioni. Di ufficiali, dico, non sanno bene come tornare disponibili. 9 di denari. Vediamo ancora 9 di denari, cosa stanno pensando i maschili. 9 di denari, il mago. Hanno molta la spinta a voler avere un'opportunità importante in ambito lavorativo, molto la spinta, e quindi vogliono, è come se nei confronti cercano di sistemare le cose, di avere più situazioni in ballo, ma a livello lavorativo li vedo, o di realizzazione di qualcosa a livello lavorativo, li vedo molto che spingono l'acceleratore, insomma. Vediamo il 4 di denari, cosa prova lui per lei. 4 di denari, qua abbiamo l'eremita. A livello di cuore ci va cauto cauto, non si apre facilmente, me lo confermano qui. L'8 di spade al blocco, qual è il blocco di lui nei confronti di lei? Il matto, non sa se lanciarsi oppure no, c'ha un po' di agonia mentale, mi lancio o non mi lancio, mi lancio o non mi lancio, mi lancio o non mi lancio. Sì, però qua abbiamo il Papa, vedi, Cavaliere di Coppe, che faccio? Mi lancio o non mi lancio, mi lancio o non mi lancio, nel frattempo penso ai miei interessi personali, lavorativi, economici, eccetera, vorrei questa opportunità, c'hanno più cose in ballo. Perché qua stiamo facendo una rivoluzione epocale, quindi ci sono più cose in ballo che giocano, insomma. Vediamo il Papa, le intenzioni di lui nei confronti di lei con il Papa, il mondo, sì. Vogliono una nuova tappa di responsabilità. Quindi le loro intenzioni sono quelle di assumersi le responsabilità e dare vita a una nuova tappa della loro vita.
quella di assumersi delle responsabilità cambiando anche prospettiva su molte cose. Vedi, regina di coppe, avere un inizio con una persona che sia questa regina di coppe qui, anche se è un uomo, assumendosi le sue responsabilità. Vediamo le azioni che farà lui nei confronti di lei con l'appeso. 4 di denari, però non si apre subito. Molti maschili qua cercheranno di avere delle responsabilità lavorative prima di tutto, assumersi le responsabilità in tal senso prima di fare delle azioni, prima di avere tipo mi dedico al mio lavoro, costruisco una casa, mi dedico a questa stabilità e poi ho la, perché questo mi impone il karma, gli avi, gli antenati che non hanno potuto avere magari delle realizzazioni economiche, personali, lavorative sulla base dei loro veri interessi. Loro vogliono, i maschili invece in questo mese di novembre 2024, realizzarsi da un punto di vista dei propri interessi, anche a livello economico, sentirsi stabili in tal senso. Ok, fammi vedere il 4 di bastoni, energia finale di lui nei confronti di lei, il giudizio. 8 di spade di nuovo, vedi? Vogliono prendere una decisione, il giudizio, e hanno questa agonia. L'8 di spade. E poi 5 di denari. Prima di tutto il lavoro, mi dicono qua. Senza il lavoro, senza... È come se si sentissero un po' persi. Vedi, re di spade, li vedo molto seri, seriosi, cercare di avere le idee chiare su più fronti. Il Papa, di nuovo, li vedo molto responsabili nell'avere le idee chiare su più fronti, nonostante vogliano iniziare dei rapporti importanti con una persona, però ci sono delle priorità che magari hanno lasciato in sospeso in altri momenti e si riassumono tali priorità. Va bene? 2 altre, 4 di bastoni. 2 di coppe, infatti, e il 3 di bastoni. Guarda, è proprio il resoconto di quello che ti ho detto. Qua c'è un amore importante, c'è un 2 di coppe. E il 3 di bastoni mi parla di prendere una scelta, una decisione in funzione di questo 2 di coppe. Mi parla anche di una certa attesa prima di fare quello che la sua responsabilità sull'amore con l'altro gli impone. C'è un'attesa, c'è una distanza con qualcuno? Sì. 9 di spade. Li vedo molto preoccupati da una parte per alcune cose, preoccupati per l'altra parte, ma si assumono la responsabilità di queste emozioni, ricordiamo, perché qua ci sono delle situazioni che vanno pacificate dei loro antenati. Magari la presa di responsabilità che non c'è mai stata di alcuni genitori, di alcuni avi, antenati. Qua c'è il Papa nelle intenzioni. Mi assumo questa responsabilità, cambio prospettiva e voglio questo amore, e per fare questo ci sono delle tappe, questo è il senso. Prima di tutte è quella della realizzazione della propria, di se stessi. Sì. Vediamo da questa parte. Allora, energia attuale del femminile con l'8 di denari. Energia attuale del femminile con l'8 di denari. Cinque di bastoni. Ci sono femminili che hanno un po' di tensione sul piano lavorativo, oppure femminili che hanno un po' di tensione con qualcuno perché loro mettono impegno in una relazione e l'altro non la mette, o ci sono femminili che hanno un po' di tensione con altre persone sul lavoro, o c'è una certa difficoltà a intendersi, oppure molti femminili vanno incontro a qualcuno e dall'altra parte vedono che non si viene incontro, insomma. C'è un po' di tensione iniziale, o sul piano lavorativo o sul piano relazionale, o relazionale lavorativo. Vediamo questo cambio però che vogliono fare i femminili con la ruota, cambio. 10 di bastoni, vogliono fare un cambio perché una situazione è arrivata all'estremo alla fine. Delle situazioni sono arrivate all'estremo, alla fine vogliono fare un cambio. Delle situazioni o lavorative o relazionali, o entrambe. Sì, vediamo cosa hanno nel cuore. C'hanno questo cuore che viene animato da questo segno di fuoco, no? Che abbiamo questo Marte e Leone che anima il cuore di lei dicendo basta, adesso riprenditi il tuo amor proprio, fai delle scelte consapevoli. Vediamo il paggio di bastoni nel cuore, cosa hanno nel cuore i femminili.
8 di bastoni, vedi, il loro cuore è proprio vuole comunicare, vuole risolvere, vogliono parlare, i femminili vogliono esplorare nuovi confini, nuovi orizzonti, anche nuove frontiere con qualcuno. Il loro cuore vuole aprirsi, parlarsi con qualcuno o con la vita stessa. Il loro cuore è animato da questo spirito in fermento rispetto a situazioni di tensione, di non riuscire a venirsi incontro, vogliono fare un cambio. Vediamo qual è il blocco del femminile nei confronti del maschile col 9 di denari. La regina di spade. Ci sono molti femminili che sono un po' arrabbiati per l'egoismo di qualcun altro, oppure dei femminili che sono un po' sulla difensiva, non vogliono aprirsi del tutto perché sono molto più concentrate su loro stesse e quindi hanno come focus principale il loro amor proprio e quindi stanno sulla difensiva rispetto all'altro, oppure stanno sulla difensiva rispetto a qualcun altro che lo percepiscono più egoista, ok? Oppure sono molto combattive sul profilo lavorativo e per il proprio amor proprio vogliono raggiungere gli obiettivi, stanno cercando di capire che scelta devono fare perché quello vogliono realizzare. Ok. Vediamo le intenzioni del femminile col 4 di bastoni nei confronti del maschile. 3 di spade. Alcuni di lei vogliono un incontro con qualcuno, questo qualcuno è nuovo, per superare anche una persona con la quale c'è silenzio o per superare un dolore, 3 di spade. O alcune di loro, visto che sono un po' più concentrate sul lavoro, sul loro amor proprio, hanno intenzione di dedicarsi alla loro casa, alla loro stabilità, solo con le persone con le quali entrano in risonanza. Sì, non con tutti. Vediamo, ovviamente, vediamo le azioni che faranno i femminili nei confronti del maschile, asso di spade. 2 di bastoni. I femminili parleranno molto chiaro, hanno le idee molto chiare. 2 di bastoni mi parla di un'apertura di cammino grazie a quello che loro diranno. Le loro parole, il potere del verbo del femminile determinerà un'apertura di cammino, un prendere delle decisioni. 9 di coppe, soprattutto le vedo con il loro amor proprio, non si aprono facilmente, ma questo non significa che non si aprono facilmente all'altro. È come se alcuni femminili non vogliono prendere impegni. Questo Venere in Capricorno che ti ho detto ti farà fare la domanda. La situazione sta diventando un po' più seria con qualcuno. Allora la domanda che ti fa la Venere in Capricorno è: tu te la senti di questa cosa o no? Alcuni femminili diciamo che non se la sentono subito di prendere delle relazioni serie in questo senso, ma vogliono di più esplorare, mantenere più leggerezza all'interno di alcuni rapporti, perché sono concentrate sul loro amor proprio. Ok. Alcuni, Poi vediamo l'energia finale del femminile nei confronti del maschile, 2 di spade, l'appeso. Qua abbiamo il re di coppe, non sanno cosa fare rispetto a una persona, re di coppe, asso di spade, paggio di spade. Qua c'è una persona valida per loro, però loro stanno un po' sulla difensiva. Ci saranno dei maschili validi per loro. E re di coppe è una persona onesta, una persona no, di spessore emozionale, una persona che si apre emozionalmente a te. Asso di spade ti parla, ti comunica. E il paggio di spade, qua le vedo, siccome sono i femminili un po' sulla difensiva, li vedo un po' cercare di capire cosa devono fare. Quindi ci sarà una lezione di questa natura. 2 altre, energia finale del femminile, sì, cavaliere di spade, e l'asso di bastoni. Alla fine qua si avrà un'opportunità, alla fine i femminili si stupiranno di loro stesse, perché qua vedo anche i maschili che entrano nella sfera del femminile, comunicheranno col femminile e diciamo che i femminili più che ragionarci su, diciamo che si faranno guidare dalla Kundalini, dall'impulso anche più sensuale, come il cuore li detta già, va bene? Come il cuore li detta già. Quindi diciamo che sarà un mese dove ci sono dei maschili che vogliono impegnarsi in delle relazioni importanti, vogliono però anche al contempo sciogliere un karma relativo ai propri antenati per quanto riguarda l'economia, il denaro e l'amor proprio in tal senso. Femminili che danno tutto al loro amor proprio e quindi possono stare su alcuni dubbi riguardanti cosa fare con l'altro. Ok? In un senso e nell'altro, qua c'è una
Coniuntio oppositorum, cioè c'è una congiunzione degli opposti, si farà esperienza di una certa polarità che viene adempiuta grazie alla risoluzione dello spirito degli antenati, la pacificazione dello spirito degli antenati. Ok? Vediamo adesso con i miei oracoli lui-lei per tutte le ragazze nuove, li trovate sotto all'info box in descrizione. Allora, con queste responsabilità che lui si vuole prendere rispetto alla sua vita prima di tutto, lui si prende responsabilità sulla sua vita, cosa imprescindibile prima di prendere responsabilità con un'altra persona. Ok. Vediamo 3 carte dei miei oracoli lui-lei, lui nei confronti di lei in questo mese. Tu sei l'amore, quindi qua c'è una piena consapevolezza del maschile di chi è l'altro fuori da sé. Che ti ho detto? Che ti ho detto? Vuoi sposarmi? Te l'ho detto, te l'ho detto. Qua c'è questa Venere in Capricorno che proprio dà questa necessità di voler costruire minuziosamente nel tempo una casa, una stabilità, una famiglia, però secondo una prospettiva diversa, laddove non si perde il proprio amor proprio, appunto. Qua ci sono maschili che prendono coscienza di voler realizzare minuziosamente con qualcuno qualcosa di importante. Cos'altro? Sto tornando da te. Con tutti questi pianeti retrogradi ci sono molti ritorni. Allora il ritorno c'è sempre. Cioè il ritorno e il nuovo inizio sono l'uno all'interno dell'altro e viceversa. Tutto ritorna. Come diceva Nietzsche, il grande ritorno dell'uguale. Cioè il ritorno dell'uguale. Il ritorno dell'uguale c'è sempre. Le emozioni sono sempre le stesse. Le emozioni si palesano poi attraverso le maschere che sono le persone. Le emozioni ritornano sempre, sono sempre le stesse, fin quando noi non accediamo, grazie alle emozioni, alla libertà che sono venute a portarci. La libertà delle emozioni si consegue grazie al dialogo con le emozioni. Ricordiamo, abbiamo Giove in Gemelli, retrogrado. Quindi dialogare con le emozioni va incontro alla libertà. Libertà di cosa? Libertà di fare quello per cui sei sulla terra, quindi eliminando il karma, quindi senza più karma, senza sentirti costretto o costretto a fare delle cose che lo voglio, perché ti senti a volte costretta su delle cose e le fai, perché c'è il karma in mezzo. Finché non bruci il karma ti senti costretto in delle cose. Vorresti dire sì, ma la verità è che hai detto no, oppure vorresti dire no, ma la verità hai detto sì. Quelli sono il karma, va bene? Quindi sto tornando da te riferito sia a persone che portano con sé un'emozione che ti riaccendono, sia alle emozioni stesse. Qua ci sono maschili che vogliono seriamente impegnarsi con questa Venere in Capricorno. Vediamo un attimo sul femminile. Come stanno i femminili da questa parte, nella relazione con l'altro. Ci sono i femminili che alcuni femminili non sono pronti. Vediamo. Amore costruttivo. Allora, questo per quanto riguarda alcuni femminili che sono pronti. I femminili che sono pronti avranno questa opportunità di confrontarsi con il loro amor proprio e di scegliere di condividersi per l'altro, quelli che sono pronti. I femminili che non sono pronti aspetteranno di cambiare prospettiva, perché le emozioni che gli manderà qualche persona, questo re di coppe, è una persona aperta emozionalmente, quindi una persona che te la fa facile a livello emozionale, mi spiego? Allora, molti femminili metteranno alla prova dei maschili per vedere se hanno un po' di dubbi, no? Stanno pensando effettivamente costruisco o non costruisco, vogliono una persona all'altezza della loro autenticità. Cos'altro? Amore fatale. E amore negato, sì. Alcuni ci sono femminili che negano qualcuno, altri ci saranno dei colpi di fulmine, altre invece femminili che metteranno alla prova la loro
inizieranno a costruire, a investire con qualcuno. Quindi qua mi stanno dicendo alcuni femminili costruiranno, altri femminili avranno colpi di fulmine, altri femminili negheranno questo amore per una lontananza o per qualcosa che poi devono aspettare per poi prendere una decisione. Qui ci sarà un po' di tutto, però il punto qual è? Tra un po' di tutto, il punto nodale del femminile sarà quello di stabilire cos'è per loro il loro amor proprio, lavorare sul loro amor proprio, perché tale amor proprio si confronterà nella relazione con l'altro, dando l'esperienza al femminile di fare un salto quantico. Ricordiamo la mente qui, ricordiamoci sono estendi le frontiere della tua mente, tutte esperienze che la porteranno ad estendere le frontiere della mente. Wow, ragazze mie, abbiamo detto parecchio oggi. Allora, metto soltanto una carta degli Angelion su di lui e una su di lei per concludere. Su di lui e su di lei. Allora, su di lui. Segui le sincronicità, fluisci verso il Dharma e unisci i punti. Guarda, qua ci sono maschili che andranno incontro proprio al loro destino, pacificando gli eventi dei loro genitori, dei loro avi, dei loro nonni. Vedo proprio maschili che si lasceranno guidare dalle intuizioni. Guarda, ti dico la verità, vedo maschili molto evoluti, che sono anche il tuo maschile interno, Tu farai azioni che riguardano la pacificazione degli antenati, seguirai i punti, metterai i puntini, ti ricordi che magari un evento che sta succedendo nella tua vita è successo anche a tua madre, a tua nonna, a tuo nonno, unisci questi punti e fluisci verso il Dharma, cioè vai da sola verso il tuo destino. Ok, senza karma, o comunque non si può dire senza karma, fin quando sei sulla terra c'è sempre karma, a ogni azione tu produci karma. Fin quando sei incarnato. Se l'azione è azione meritevole, produci karma meritevole, se è un'azione nefasta, produci karma nefasto. Quindi a ogni azione corrisponde un karma. Ok. Vediamo il femminile. Attivazione di antichi ricordi, Akasha, matrici. Il femminile prenderà, guardate come si collegano queste due carte, il femminile avrà un'estensione della propria mente. La sua mente sarà connessa al sé superiore, all'infinito, quindi avrà molto più potere di quanto si sarebbe potuto immaginare. E questo nel confronto fra entrambi risulterà un mese evolutivo di grande portata epocale. La nuova età dell'oro, stiamo lì, è uno stato vibrazionale di coscienza. Non a caso, siccome vi dico sempre che l'età dell'oro non è un'età cronologica, seppur, come vi ho detto nel video sul cielo di novembre 2024, è Plutone che definisce un'epoca, che cambia segno ogni 248 anni, adesso è entrato in Acquario e quindi stiamo entrando in questa nuova era, siamo i pionieri di questo. E l'età dell'oro è uno stato vibrazionale di coscienza laddove si attivano dei file dentro di te che erano destinati a germogliare grazie alla pioggia degli eventi che ti hanno portato a germogliare. Quindi espansione della mente, espansione di confini, cambi di prospettive. Sarà un mese ricco veramente di bellezza, d'accordo? Wow, ragazze mie, ragazzi, non aggiungo altro, abbiamo fatto un videone di quasi 2 ore. Beh, per novembre, di solito facciamo per una settimana, questo per tutto il mese. Quindi, detto questo, ragazze mie e ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua!